Benvenuti sul canale di Europass. Io sono Maurizio e insieme voleremo nei cieli d'Italia alla scoperta dei più preziosi gioielli artistici del nord del nostro paese. Bentrovati e benvenuti in un nuovo viaggio alla scoperta dei più bei monumenti italiani. Oggi il nostro viaggio inizia nel nord d'Italia, nella regione del Veneto. Il Veneto è una regione ricchissima di storia. Il suo capoluogo Venezia è sicuramente uno dei luoghi più famosi d'Italia e una delle città più belle del mondo. Ma nel Veneto ci sono tante altre città molto interessanti che facevano parte del territorio della Repubblica di Venezia. Una di queste città così belle e così interessanti è Vicenza. Vicenza non è una grande città, è una città piuttosto piccola, eppure è una città molto interessante dal punto di vista artistico. Il suo centro storico è delizioso, le sue opere d'arte molto interessanti, la sua architettura straordinaria, soprattutto grazie ad un architetto che ha fatto di Vicenza il suo centro di studi e il centro di diffusione del suo stile. Per parlare di questo architetto andiamo un attimo proprio nel centro della città e andiamo a vedere quella che si chiama proprio la Basilica Palladiana. Questa basilica, questo edificio, che è un edificio di origine medievale, fu completamente restaurato nel 1500 proprio dal nostro architetto di cui io vorrei parlarvi, cioè Andrea Palladio. Andrea Palladio è stato uno dei più famosi e uno dei più influenti architetti della storia italiana. Lui nasce nel 1508 nel Veneto e quasi tutto il suo lavoro, la sua esperienza avviene nella regione Veneto, nella al tempo Repubblica Veneziana. Ecco qua, qui siamo proprio nella piazza principale di Vicenza. Vedete una piazza molto elegante, caratterizzata da edifici antichi, molto belli, da elementi che ricordano molto la città di Venezia, come le due colonne con in alto il leone di San Marco e la statua del Santo Protettore, come troviamo nella piazzetta di San Marco a Venezia. Ma l'edificio che mi interessa è questo qua. Eccolo qua, la cosiddetta Basilica Palladiana, dove si vedono già tutti gli elementi tipici dell'architettura di Andrea Palladio. Infatti guardiamo un po', i marmi bianchi, l'uso delle colonne, dei capitelli, degli archi, delle cornici, dei rosoni, tutti elementi tipici della architettura classica greco-romana. Infatti il Palladio sarà un artista completamente affascinato dall'architettura classica, dall'architettura greca e romana, e riproporrà nelle sue opere, riproporrà nel suo valore proprio tutti quegli elementi tipici dell'architettura greco-romana, come l'uso dei marmi bianchi, le colonne, i capitelli, i rosoni, le cornici. E questo fascino di Andrea Palladio per la classicità lo vediamo in un altro importantissimo edificio proprio di Vicenza, che ora andremo a visitare. Eccolo qua, il famosissimo Teatro Olimpico. Guardate, è un luogo meraviglioso. È uno dei più antichi teatri del mondo. Anche qui siamo nel 1500 e per la città di Vicenza Palladio crea un teatro che imita perfettamente gli antichi teatri romani. Infatti gli antichi teatri romani avevano questa specie di semiarena a gradinate, come
possiamo qui vedere, che davano su un palcoscenico a scenografia fissa, fatta con delle architetture o delle finte architetture, e anche qui il Palladio ricrea perfettamente queste architetture di tipo classico. Anche qui vediamo le colonne, i capitelli, i cornicioni, gli archi, i timpani. È una finta scenografia con una finta prospettiva per dare questo effetto di spazialità, ma in realtà tutta la scenografia è una scenografia fissa che si articola su questa struttura di tipo architettonico, con una grande porta centrale e due porte laterali dalle quali entravano gli attori. Ecco, questo tipo di teatro è proprio tipico dei teatri romani. Infatti facciamo un attimo un salto in Turchia, all'antica città di Eleopolis, e guardate, un vero teatro romano. I resti, le rovine di un antico teatro romano. E guardate, è esattamente uguale a quello che il Palladio ha riprodotto a Vicenza. Vedete questa platea semicircolare con i gradoni, la scenografia, che è una scenografia che riproduce un'architettura con una porta centrale e due laterali, colonne, capitelli. Ecco, guardate, uno dei rari e migliori esempi di rovine di un teatro romano. È molto ben conservato e anche qui lo vediamo in una foto. Questo è un altro teatro romano, anche qui vedete la struttura è uguale, una scena fissa con elementi architettonici ed una platea a gradoni. Ed ecco, esattamente uguale al Teatro Olimpico di Vicenza. Perché vi faccio vedere tutto ciò? Proprio per farvi capire il grande amore di Andrea Palladio, di questo architetto che nel 1500 decide proprio di recuperare l'architettura greco-romana e di riproporla quasi come una citazione precisa nelle architetture che lui farà da quel momento in poi. Il Palladio sarà un architetto famosissimo, soprattutto tra le grandi e ricche famiglie aristocratiche e le grandi ricche famiglie borghesi della Repubblica Veneziana. Infatti molte ricche famiglie faranno costruire da Andrea Palladio soprattutto le loro ville nella campagna. La campagna veneta, che era una campagna molto ricca di coltivazioni, di vigneti, di frutteti, dunque una campagna ricca e produttiva, molte di queste ricche famiglie avevano grandi terreni coltivati e si facevano costruire delle ville al centro di questi territori proprio per controllare i lavori agricoli e per avere un luogo di vacanza, di villeggiatura confortevole e che rappresentasse anche uno status sociale. E infatti ritorniamo in Veneto, ritorniamo in Italia e andiamo a vedere alcune delle famosissime ville palladiane, cioè le ville progettate da Andrea Palladio nel 1500 per la ricca aristocrazia e la ricca borghesia veneta. Partiamo da Villa La Rotonda, una delle più famose ville palladiane. Guardate, proprio un tipico esempio, oggi potremmo dire, di architettura neoclassica. In realtà nel 1500 non siamo ancora in epoca neoclassica, ma in qualche modo Andrea Palladio, recuperando perfettamente tutti gli elementi architettonici dell'architettura greco-romana, in qualche modo è un anticipatore dello stile neoclassico.
E questo lo vediamo perfettamente in tutte le sue ville, come appunto in questa qui, Villa La Rotonda. Oh, guardate proprio tutti gli elementi tipici delle ville palladiane nel Veneto. Innanzitutto queste dimensioni piuttosto misurate ed equilibrate, tipico dell'architettura classica. E soprattutto nelle ville del Palladio ci sarà continuamente questa citazione degli antichi templi greco-romani. Dunque troviamo in alto il frontone, il triangolo del frontone, la facciata con le colonne, i capitelli, che possono essere di tipo dorico, ionico o corinzio. E il tutto su una struttura molto geometrica, semplice, lineare. Vediamo anche la scalinata, come troviamo negli antichi templi greco-romani. Dunque, vedete, è una citazione proprio precisa, specifica dell'architettura classica. E questo è proprio uno dei tanti esempi di villa palladiana. Vedete? Anche qui questo gusto della simmetria, della geometria, vedrete proprio una villa costruita su una pianta rotonda in cui tutti i lati sono uguali, in un perfetto lavoro di simmetria strutturale. Guardate che meraviglia. Ma alla semplicità classica dell'esterno si contrappongono invece gli interni che sono spesso ricchissime. Queste ville, che erano sì ville che i ricchi proprietari utilizzavano per presidiare il territorio agricolo dove avevano i loro possedimenti, ma erano anche dei luoghi, come vi ho detto, di vacanze e di villeggiatura. Dunque spesso erano dotati di deliziosi giardini, molto belli, e di interni spesso lussuosissimi. Guardate un po' qui, per esempio, l'interno di Villa La Rotonda. È dominata da questa cupola ricchissima di affreschi, di stucchi, di sculture che creano un ambiente di ricchezza straordinaria. E poi soprattutto l'uso degli affreschi, delle decorazioni. Guardate che meraviglia. La ricchezza di queste decorazioni, la ricchezza di questi affreschi. E vedete, questo è proprio il centro preciso della villa, con le quattro facciate, le quattro entrate. Infatti vedete l'entrata principale, la parte opposta e le due entrate laterali, che danno su altrettante logge di tipo classico. Erano ville di una eleganza assoluta, strutturalmente all'esterno molto sobrie, molto semplici, per recuperare proprio il gusto classico, ma gli interni invece erano ricchissimi. Quasi tutti gli interni sono di epoca cinquecentesca o ristrutturati poi in epoca barocca e creano veramente degli spazi di un fascino incredibile e di un lusso veramente grande. Guardate che bella anche questo pavimento con questo mascherone centrale che delinea proprio il punto centrale di tutto l'edificio, con la cupola che fa veramente da perno a tutta la struttura architettonica. Ecco uno dei più belli esempi di
villa palladiana. Ma non fermiamoci qui, perché gli esempi che vedremo sono tanti e tutti molto affascinanti. Andiamo ora a vedere un'altra villa del nostro architetto Andrea Palladio. Ecco qua. Vista dall'alto, meravigliosa. Anche qui vedete i giardini, i viali per arrivare e anche qui scendiamo a vederla. Ecco qua. Vedete? Anche qui ritroviamo i soliti elementi tipici delle ville palladiane. Questa facciata, questa imitazione di una facciata di un tempio, con il frontone, le colonne, i capitelli, queste strutture molto semplici, assolutamente simmetriche. Guardate che belli questi spazi, e il tutto circondato da giardini eleganti, con sculture, prati e anche meravigliose grotte come questa, tipiche del 1500, con fontane e giochi d'acqua. Tipiche queste grotte proprio del gusto cinquecentesco, soprattutto in Toscana, ma anche come vediamo qui nel Veneto. E anche qui ritroviamo gli elementi classici del frontone, come un tempio classico, e la sobrietà, l'eleganza, la simmetria. Ma anche qui gli interni sono incredibilmente ricchi. Guardate anche qui che bellezza, questi affreschi che decorano il salone centrale, la parte centrale della villa. Anche qui vedete la parte posteriore che dava sulla fontana, l'accesso principale che dava invece sulle campagne e le due finestre laterali che danno sulle ali laterali. E qui si vedono degli affreschi interessantissimi, con questi effetti diremmo oggi, di illusionismo, di trompe-l'œil, dove si creano delle finte prospettive di porte aperte dalla quale escono delle persone, a creare proprio un effetto di stupore e di meraviglia. Eccoli qui, delle foto di questa famosissima villa della famiglia Maser. Vedete? Meravigliosi, questi effetti illusionistici, con queste porte che sembrano aprirsi con persone che escono, ma che in realtà sono delle pitture. Questi affreschi sono veramente molto interessanti, perché ci fanno vedere anche non solo la ricchezza, l'eleganza, la raffinatezza culturale dei proprietari, ma ci raccontano anche una storia di vita quotidiana. Guardate che belli questi affreschi, anche qui di questa falsa balaustra, di questa falsa terrazza dalla quale si affacciano queste due donne. E qui molto bello vedere proprio come si vestivano le persone dell'epoca, come le donne si pettinavano, come si truccavano, quali erano i loro gioielli, quali erano i loro animali domestici. Dunque sono veramente come delle fotografie, delle Polaroid di vita quotidiana che ci fanno veramente entrare dentro questa casa, ma proprio entrare fra le persone della casa, entrare come nella famiglia, entrare nella vita quotidiana di questi proprietari. Qui si può vedere un pappagallo, un cagnolino,
una dama elegantemente vestita con dei fiori in mano, accompagnata dalla sua serva. È veramente straordinario rivedere questi momenti di vita quotidiana, perché veramente ci fanno entrare ancora di più nell'atmosfera di queste ville. Ma andiamo a vedere un'altra villa palladiana, Villa Caldogno. Anche questa forse un po' più semplice delle altre, ma anche qui vediamo tutti gli elementi tipici dell'architettura del Palladio, la sobrietà, la semplicità, la simmetria e questa facciata che evoca, come sempre, un tempio greco-romano. Guardate anche qui, i soliti giardini molto semplici, molto sobri, ma così eleganti e raffinati. E anche questa villa, dall'aspetto esterno piuttosto semplice, nasconde un interno incredibilmente ricco e fastoso. Eccola, la facciata principale con il frontone e se noi facciamo un salto all'interno, vediamo invece la ricchezza, l'incredibile ricchezza dell'apparato decorativo. Affreschi che creano spazi illusionistici, finte prospettive, spazi aperti, in un gioco di illusioni che moltiplica lo spazio di queste case, che non erano grandissime, ma che ricevevano da questi affreschi l'illusione di una spazialità incredibile. Anche qui guardate che meraviglia, questi saloni affrescati con queste immagini monumentali. E anche qui possiamo vedere immagini di vita quotidiana, possiamo vedere immagini con i ritratti delle persone che vivevano in quella casa. In qualche modo ci sentiamo veramente ospitati da queste ricche famiglie e con loro partecipiamo alla loro vita quotidiana. E anche qui guardate gli abiti, le acconciature, i gioielli. Queste pitture sono veramente dei momenti di vita quotidiana che ci fanno perfettamente immaginare e ci fanno anche conoscere il modo di vivere di queste ricche famiglie, il modo di vestirsi, di pettinarsi, di passare il tempo. Qui si possono vedere anche gli strumenti musicali che suonavano. Dunque sono veramente scene di vita quotidiana che ci raccontano molto di un'epoca ormai passata. Ma vi voglio portare a vedere un'altra villa del Palladio. Eccola qua, Villa Emo. Anche qui possiamo ritrovare tutti gli elementi che a questo punto abbiamo imparato a riconoscere. Eccola qua, semplicità, simmetria e la citazione dei templi greco-romani. Frontone, colonne, scalinate. Guardate anche qui, la semplicità, ma l'incredibile eleganza di queste ville. Queste case di villeggiatura, di vacanza, ma anche con una funzione pratica, cioè controllare i territori agricoli appartenenti alle famiglie. I giardini sono spesso deliziosi, molto semplici, giardini essenzialmente verdi, come sono i giardini all'italiana, e decorati con statue, anche queste, che citano la scultura classica. Anche qui entriamo un attimo all'interno, a vedere anche qui gli spazi così eleganti, così lussuosi, così ricchi. Anche qui vedete il soffitto a cassettoni,
che evoca, cita l'architettura romana. E anche qui troviamo queste illusioni spaziali, queste prospettive, questi trompe-l'œil che dilatano lo spazio, che creano come dei finti giardini, delle finte prospettive. È sempre anche qui la citazione classica delle colonne, dei capitelli, dell'architettura greca e romana. Guardate che meraviglia, anche qui gli affreschi di Villa Emo. Ma proseguiamo il nostro viaggio. Villa Cornaro, anche questa è un'altra villa del nostro architetto. Come vedete, Andrea Palladio ebbe un successo enorme in Veneto. Nel 1500 tutte le più ricche famiglie volevano una casa progettata da Andrea Palladio. E lui continuava nella sua ricerca di classicità. Guardate anche qui, questo doppio ordine della facciata. L'ordine più in basso con i capitelli di gusto ionico, mentre quelli sopra di gusto corinzio, che sostengono un frontone. E anche qui eleganza, simmetria, semplicità e continuamente citazione dell'arte classica. Anche gli interni di Villa Cornaro sono eleganti, lussuosi e raffinati, come nelle altre ville che abbiamo visto fino ad ora. Ma continuiamo il nostro viaggio fra le ville palladiane in Veneto. E anche qui, Villa Badoer, anche qui ritroviamo esattamente tutti gli stilemi visti finora. Facciata di un tempio, frontone, capitelli, colonne, simmetria, simplicità. Anche qui, piccoli e semplici ma eleganti giardini a circondare queste ville. Anche qui sempre questo effetto, queste scalinate che danno ancor più monumentalità ed imponenza a questi edifici. Il loggiato e gli interni. Anche qui gli interni affrescatissimi, decorati, lussuosi, eleganti. Ma ancora andiamo vicino a Venezia e anche qui vediamo un'altra delle più famose ville palladiane. Ecco qui. Ci troviamo proprio sul Brenta. E anche qui ritroviamo proprio tutti gli elementi tipici dell'architettura di Andrea Palladio. Guardate, questa continua, incessante riflessione e citazione dell'architettura religiosa greco-romana. Ecco qua. Villa Foscari, con tutti quegli elementi che abbiamo imparato vedendo le ville che abbiamo visto finora.
Anche qui gli interni che sono incredibilmente ricchi e fastosi. Come al solito, alla eleganza semplice dell'esterno si contrappongono degli interni incredibilmente fastosi, ricchi e ben decorati, meravigliosi, veramente delle opere meravigliose. Ma ancora, Villa Pioven, anche qui guardate i soliti elementi. Grandi scalinate, facciate che evocano templi greci e romani. Grande lusso, grande eleganza. Eccola qua. Vedete, c'è tutto in Veneto un mondo di ville palladiane, le famosissime ville palladiane, che infatti non a caso sono entrate nel patrimonio mondiale dell'UNESCO per la sua caratteristica, per la sua proprio coerenza stilistica. Le ville del Palladio in Veneto sono diventate un monumento tutelate dall'UNESCO. E anche qui guardate, un'altra, una delle forse più piccole, meno importanti ville del Palladio, ma anche qui non per questo meno elegante e perfettamente riconoscibile nel suo stile. Il Palladio è stato veramente un architetto molto influente, talmente influente che il suo stile dal 1500 ha avuto un grandissimo successo, soprattutto fra il 1700 e il 1800 nella cultura anglosassone, in Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti. Infatti, questo tipo di architettura sono sicuro che vi ha ricordato qualcosa che tutti noi conosciamo molto bene. E infatti, facciamo un lungo salto dall'Europa agli Stati Uniti, andiamo a Washington. E dove andiamo? Andiamo davanti alla Casa Bianca, la casa del presidente degli Stati Uniti. E come vediamo è esattamente uguale alle ville che Andrea Palladio aveva progettato nel 1500. Infatti, i disegni, i progetti, le case del Palladio saranno studiate e amate da tutta una generazione di architetti di ambito anglosassone, vi ripeto, soprattutto inglese e statunitensi, che riprodurranno in Inghilterra e negli Stati Uniti proprio i modelli palladiani. E infatti è molto facile trovare negli Stati Uniti edifici che ricordano perfettamente le ville del Palladio. E forse la più famosa è proprio la Casa Bianca, casa, luogo di residenza del presidente degli Stati Uniti. Anche qui vediamo eleganza, simmetria, semplicità, le colonne, i capitelli e il frontone. Quello che abbiamo esattamente visto fino ad ora nelle ville venete. Ma non è solo questa. Facciamo anche un salto in altri famosi edifici inglesi e statunitensi. E guardate, in tutti questi si ritrova perfettamente l'esempio del Palladio. Troviamo questo soprattutto anche nel sud degli Stati Uniti, le ville dei ricchi proprietari delle piantagioni di cotone. Guardate, anche qui il doppio ordine, il frontone, le colonne. Gli esempi sono tantissimi e sono tutti ispirati al nostro architetto italiano, Andrea Palladio, che nel 1500
rievoca l'architettura greca romana, la prende come un modello da citare precisamente e diventa e crea le basi di quella che sarà tutta l'architettura neoclassica occidentale. Guardiamo anche qui un altro esempio negli Stati Uniti e ritorniamo in Italia, davanti a Villa La Rotonda, a vedervi, proprio a farvi capire come il confronto è diretto e l'ispirazione è direttamente quella presa da Andrea Palladio. Spero di avervi fatto conoscere qualcosa di bello che non conoscevate, spero che vi abbia interessato e vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto alla prossima lezione.